Buonasera a tutti e tutte, sono Valentina Bonavoglia, faccio parte del movimento Fridays for Future Torino. Allora, futuro è la parola chiave del movimento di cui faccio parte, ovvero appunto Fridays for Future, Venerdì per il futuro, il gruppo di attivisti e attiviste nato dalle proteste di Greta Thunberg che si è diffuso in tutto il mondo a partire dal 2019. Il nostro movimento impronta tutta la sua attività sull'immaginare, progettare e difendere il futuro. Abbiamo infatti vissuto come esseri umani su questo pianeta guardando solo al presente per troppo tempo, cercando di migliorarlo continuamente, senza preoccuparci che il nostro stile di vita nel presente potesse danneggiare quello delle generazioni a venire, mettendo così a repentaglio il loro stesso futuro, la loro stessa possibilità di vivere. In particolare in questo periodo come Fridays for Future in tutta Italia ci stiamo concentrando su chiedere misure più attente a contrastare la crisi climatica da inserire nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, perché crediamo che con i soldi in arrivo dall'Unione Europea si debba ripartire in modo nuovo, diverso, verso il futuro, non verso il passato, utilizzando quindi mezzi inediti e investendo su progetti green, cominciando ad abbandonare le tradizionali fonti di energia fossile. Abbiamo poco meno di 7 anni per evitare gli effetti peggiori della crisi climatica, quindi dobbiamo agire adesso. Spesso l'idea del futuro mi spaventa, ci spaventa, ma davanti alla generale inazione dei governi non bisogna bloccarsi. Lottare ogni giorno per difenderlo aiuta a sentirsi meno soli. Ogni azione incide sulla possibilità di creare un mondo migliore e il cambiamento deve partire da noi, dalla collettività di cittadini e cittadine. Per questo motivo l'idea di creare nuovi spazi all'interno delle città in cui progettare e realizzare una nuova idea di presente che non metta a repentaglio il futuro delle prossime generazioni è un passo importantissimo per far capire a molte persone che sono necessarie, fondamentali per il cambiamento. Futuro è una parola complessa perché ha in sé sia elementi positivi di speranza sia elementi negativi di paura, però è soprattutto una parola positiva perché rimanda al progetto, alla costruzione, al pensare alle nuove generazioni. E Torino Social Impact nasce da questa esigenza di progettare con lungimiranza il futuro, introducendo elementi di impatto sociale nel modello di sviluppo economico, cioè affinché le imprese, le iniziative imprenditoriali introducano intenzionalmente impatti positivi per la collettività, rinunciando anche a una parte di remunerazione del business a vantaggio della collettività, misurando in modo strutturato l'impatto generato. E Torino Social Impact è questo: 130 partner pubblici, privati, profit e non profit che ragionano sul futuro sulla base di questo schema di impatto sociale, cioè la generazione intenzionale di impatto sulla collettività quando si parla di modelli economici. E lo fa Torino Social Impact in modo interdisciplinare perché sono partner di diversa estrazione. Interdisciplinare è anche la parola chiave della nuova Bauhaus europea, dove scienza, cultura, tecnologia, architettura e arte si confrontano per pensare al futuro e migliorare i luoghi in cui viviamo, migliorare il tessuto socio-economico, anche architettonico, urbanistico delle nostre città e anche delle aree extraurbane. Quindi futuro è intrinseco nel progetto Bauhaus, così come in Torino Social Impact. Se l'anno che abbiamo convissuto con il Covid-19 non fosse stato un bollettino quotidiano di morti e sofferenze, purtroppo alcune parti del mondo sono ancora nel pieno di questo dolore, lo si potrebbe rileggere come un'enorme prova generale di quello che la nostra vita potrebbe diventare. Ci siamo resi conto infatti che la transizione digitale è una necessità e che ora che ne siamo protagonisti dobbiamo portarla a compimento. Ci siamo resi conto che la transizione ecologica è possibile, che possiamo di nuovo parlare di trasformazione dell'organizzazione del lavoro. Ci siamo resi consapevoli delle storture della nostra società e dell'importanza di nominare persone, cose e fatti dando valore al genere. Ma in una società dove sembra dimenticare continuamente il contesto in cui vive e opera, non si può delegare alla nostra capacità di possibili visionari il sapere come andrà la prima, quando il sipario si alzerà del tutto. Ognuno di noi però può provare a essere autore o testimone di un gesto riuscito in questa prova generale, che come dicevo è stato questo lungo intero anno passato. Io penso ad esempio che ora sappiamo che è possibile la costruzione di reti territoriali che mettano insieme il mondo profit e il non profit per affrontare i reali bisogni della comunità.
oppure che il nostro paese è consapevole che l'istruzione, l'educazione sia una priorità per i nostri giovani e i nostri giovani, ma anche per le famiglie stesse. La povertà educativa, molto spesso legata a quella economica, priva milioni di bambini e di bambine delle opportunità di crescita e formazione, della possibilità di diventare cittadine e cittadini consapevoli. Per questo il futuro è investire in metodologie didattiche innovative, investire nello sviluppo delle competenze trasversali, praticare la multidisciplinarietà, credere nel valore educativo delle STEAM, fare in modo che la scuola e l'università diventino luoghi in cui la combinazione di conoscenze sia il principio di base dei percorsi di studio offerti agli studenti. Superare dunque quella atavica dicotomia tra il sapere scientifico e umanistico. Danilo Dolci diceva: scienza senza poesia è scheletro nudo, senza la scienza l'arte è molle.